Stavamo parlando appunto di cos'è cristiano e dell'ottavo pacchetto di armi all'Ucraina e la cosa mi ha fatto venire in mente una storia, caro Winston, una Oh, yes? storia che ti voglio raccontare. Mm-mm. Sei pronto? Yes, I am. Perfetto. Allora Ernesto, dammi una musichetta, sì? Una musichetta tranquilla, una musichetta placida, ecco, così, bravo. E immaginiamo la nostra Giorgia, la cristiana, che accudisce la piccola figlia Ginevra, una mamma amorosa, una mamma piena di affetto, che firma con la sua penna l'ottavo pacchetto di sanzioni contro l'Ucraina. Allo stesso momento cambia la musica, nelle trincee di Robotino c'è un soldato che combatte non sa neanche lui perché, è stato preso con la forza ad Odessa, è stato rapito, picchiato selvaggiamente, per una settimana di seguito, e gli hanno detto che deve combattere, la trincea puzza di cadaveri, di marciume, sono già morte tantissime persone, ma lui è sveglio e deve sparare. Sì, sente il gemito del soldato russo, ma è pronto per finirlo cristianamente! Ecco, il soldato è morto, lui non sa perché è qui. Chiamiamo questo soldato ucraino Ivan, lo so, Ivan è un nome russo, ma potrebbe anche essere un nome ucraino. In fondo, italiani, greci, una faccia, una razza, beh, la stessa cosa vale per gli ucraini, i due si intendono. Ecco un altro soldato! Winston, passami il caricatore! Here it is, Benito! E combatte Ivan, non sa neanche lui perché combatte. Sono 30 giorni che non dorme, ma è vivo, mentre i suoi compagni, l'80%, sono stati uccisi o mutilati. Questa è la guerra con più mutilati dopo la prima guerra mondiale, anzi ci sono più mutilati in questa guerra che nella prima guerra mondiale, delle mutilazioni orribili, dei bracci dilaniati, delle persone sventrate. Tutto questo grazie a Giorgia col melone, che accudisce la piccola Ginevra, anzi fa una foto con un telefonino intelligente e la pubblica su un social, su Instagram, per fare vedere quanto è buona e quanto è cristiana. Mentre firma, oppala, è caduta la penna. Poteva essere una granata, meno male. Mentre firma, mimo la penna, mimiamo tutto. L'ottavo pacchetto di aiuti all'Ucraina. Nel mentre Ivan è ancora lì che combatte. Sta arrivando un camion pieno di granate. Ne dovevano arrivare 10.000 di queste granate, ma ce ne sono soltanto 5.000, perché le altre 15.000 sono sparite e non si capisce perché. Perché nel mentre a New York un fabbricante d'armi, Peter, nome immaginario, sta tenendo una festa. Sì, una bellissima festa. Peter ha fatto un sacco di soldi, un fracco di soldi. Anzi, Peter, soldi così non ne ha mai fatti, perché sono miliardi quelli che viaggiano verso l'Ucraina. E sta tenendo una bella festa, sì, una festa pulita, c'è della musica, c'è un sacco di coca. E ci sono tante donne, ma tante. Alcune sono delle escort, una in particolare si chiama Svetlana. Una giovane ragazza ucraina è scappata, sì. E Svetlana fa la escort per sopravvivere. Ogni tanto Svetlana manda una lettera a suo marito. Chi è suo marito? È Ivan! È Ivan che è in mezzo alla trincea. Ormai è una catasta di corpi. C'è una puzza orribile di putrefazione. Le granate non bastano, ma tirano, le persone devono avanzare, neanche loro capiscono perché devono avanzare. Lui non vorrebbe avanzare. Alcuni piloti di carri armati, quello che fanno, prendono il carro armato e lo sbattono dentro una trincea, lo fanno guastare di proposito, perché sanno che se verranno colpiti dai russi sarà la fine. Ma si deve combattere, perché contemporaneamente a Kiev c'è Zelensky, un ex comico, una persona che non ha nessuna esperienza politica e che ha deciso, su ordine degli Stati Uniti, di andare a ficcare 2 dita all'orso russo continuamente, tutti i giorni, tutti i santi giorni, dicendogli noi entreremo nella NATO, voi siete sporchi cattivi. Aveva promesso, quando è stato eletto, di fermare l'eccidio che accadeva in Donbass, causato dal partito
di estrema destra ucraino, ma Zelensky ha deciso di continuare invece questa guerra e di ficcare due dita tutto il tempo. Ci sono dei giornalisti, per esempio un giornalista americano, Seymour Hersh, che ha detto che solamente col diesel Zelensky e 26 generali abbiano organizzato una truffa da $400 milioni. Il capo della CIA, Burns, ha parlato in persona con Zelensky. E non per lamentarsi del fatto che rubassero i soldi, perché quello che facevano, dice questo giornalista, 2 volte premio Pulitzer, lo stesso giornalista che ha detto che sono stati gli americani a fare esplodere il Nord Stream 2, ha detto che la truffa è stata organizzata in questo modo. Gli americani pagavano il diesel agli ucraini e Zelensky, assieme alla cricca di 26 generali, comprava il diesel da chi? Dal nemico, dalla Russia, scontato. E i russi gli facevano lo sconto. Con la differenza, tutti si sono intascati $400 milioni fino a quando Burns, il capo della CIA, ha parlato con Zelensky e ha detto, scrive Seymour Hersh, 2 volte premio Pulitzer. Ma David Parenzo ha preso il premio Pulitzer? No. Giannini ha preso il premio Pulitzer? No. Lily Gruber ha preso il premio Pulitzer? No. Seymour Hersh l'ha preso, nessuno lo intervista. Bene, scrive che questo funzionario dell'intelligence, che la riunione tra Burns e Zelensky assomigliava a una riunione di mafiosi negli anni 50. Burns diceva a Zelensky non di non fottersi i soldi, ma di fotterne un po' di meno, soprattutto di non fotterseli tutti lui, perché gli altri generali si erano lamentati di Zelensky, quello ruba troppo e a noi non ci lascia niente. Una riunione stile mafioso anni 50, dove Zelensky diceva a Burns non ti preoccupare, tu manda solamente i soldi e le ammi, al resto ci pensiamo noi, fattili i fatti tuoi, che noi questi soldi li sappiamo gestire. Burns è molto arrabbiato, dice a Zelensky che deve prendere provvedimenti e Zelensky fa licenziare, fa dimettere 10 generali sui 26, di modo che poi la torta se la possono, scrive Seymour Hersh, non lo dico io, assolutamente, se la possono dividere tutti. Nel frattempo Ivan è in una trincea che combatte e quindi si sono fottuti i soldi del diesel, hanno venduto delle granate al mercato nero, ha poche armi, ma continua a combattere, neanche lui sa perché combatte. Gli è partito, è stato ferito un braccio! Winston! 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 Winston, no! No! Winston! Winston! Winston è stato colpito. Non si muove più. Vedo solamente la sua carcassa informe, quella pancia che è esplosa, spruzzando brandy con i suoi ultimi respiri. E Ivan continua a mitragliare. Sì, ormai non capisce più niente. Sì, e nel frattempo Giorgia accudisce la bambina con una musichetta e il grande presidente Mattarella dice: è giusto che inviamo armi all'Ucraina. Questo è un comportamento veramente cristiano.